C'è un casino, fiori. Pace, Villa. Che bella porcheria. Devastante veramente. Ragazzi, siamo un posto incredibile. Signori, buongiorno e benvenuti a Malta, un'isola tra l'Italia e l'Africa in cui si parlano il maltese e l'inglese, ma che negli ultimi anni, causa turismo, si è un po' adattata all'italiano. Ma sappiate che non c'entra assolutamente nulla con l'Italia. Fermi, allora vi dico già che questo video è stato registrato ad ottobre. Quindi eccoci qua, a giugno, che vi propongo questo video quando sta iniziando l'estate, così potete già pensare di prenotare per ottobre, esattamente il periodo che sono andato io a Malta, perché ci sta da Dio, è ancora piena estate, come se fosse agosto, ragazzi. Iniziamo subito con un bel like e un'iscrizione se non l'avete ancora fatto. Fate attenzione alla intro perché vi ho portato un format più diverso, anzi totalmente diverso rispetto agli altri che ho fatto, dove si incentra sul più io, il più me, il più per quello che sono io, T-Rex, ma che riesce a fare tutto. Non vi spoiler nulla, fatemi sapere nei commenti a fine video se questo nuovo tipo di format che vi ho portato vi piace e se volete che ve ne porti ancora. Detto questo, stop alle chiacchiere, buona visione. Signori, buongiorno, benvenuti nel mio 24esimo paese, piccolino questa volta, dove? A Malta. Eccolo qua, il ritorno. E come dicevo, saremo qui 4 giorni a Malta e mi propongo una sfida. Riuscirò in questi 4 giorni a Malta a spendere massimo 200 euro, che è il mio budget, compreso di tutto senza farmi mancare nulla. Certo. Guardate il video fino alla fine perché lo scopriremo insieme. Come prima cosa iniziamo dal prezzo del biglietto dell'aereo, andata e ritorno sono 42 euro, 21 euro andare, 21 euro tornare, solo con lo zaino, quindi il bagaglio a mano gratuito. Siamo partiti più o meno alle 9:30 da Treviso e siamo arrivati circa alle 11 all'aeroporto di Malta. Più o meno 40 minuti dopo abbiamo preso il pullman. Mi raccomando, se volete arrivare alla Valletta come prima tappa, pullman X4. Appena arrivati in aeroporto fate subito l'abbonamento dei mezzi pubblici, fate l'abbonamento che dura una settimana, costa 21 euro e avete l'accesso a tutti i mezzi pubblici. Noi stiamo qua solo 4 giorni, ma era sempre quello il più conveniente, anche perché qui ogni corsa singola costa 2,10 euro, mentre quelle notturne costano 3 euro e con questo abbonamento avete l'accesso a tutte quante le corse. Quindi, da come avete intuito, la nostra prima tappa è la Valletta. Sì, facciamo mezza giornata qui, poi ci dirigeremo verso l'hotel, che alla fine è un appartamento misto, piscina, camera in comune, bagno in comune, cucina, salotto. Non abbiamo capito un cazzo, è un puttanaio. Prime impressioni però della Valletta è che ci sono praticamente ogni dove migliaia di ristoranti, tavolini all'aperto, veramente, ma i prezzi sono anche abbastanza cari qui, non è così economico come si pensa. Qui o non è economico oppure non mettono i prezzi, anzi vi dirò di più, la maggior parte dei posti che abbiamo visto finora sono senza prezzi. Prima cosa da fare adesso è andare a mangiare, ma ho già visto dei prezzi fuori di testa. Mi sa che qua di economico non c'è proprio nulla, però è proprio questo il bello della sfida, il budget sono sicuro che riuscirò a rispettarlo lo stesso nonostante qui non sia economico. Siamo appena stati al supermercato, abbiamo preso il pane arabo da dividere per 2 che sarebbe dovuto costare 2,20 euro. Ci ha inculato in cassa, ha sbagliato il prezzo, 3,50. Comunque in totale 3 pani arabi a testa, una bottiglia d'acqua da 50 centesimi, un etto di mortadella 1 euro, sono più o meno 3 euro a testa. Buon pranzetto veloce fatto. Oggi non cercavamo qualità, cercavamo solo quantità ed economicità. Ecco, questa è una delle cose da vedere, ma non ho idea di cosa sia. Qui in centro a Malta di monumenti da vedere, sì, mi sono informato, ma sono prevalentemente musei a pagamento, ovviamente. Quindi la cosa più bella secondo me è anche quello che consigliano di fare un giro completamente random e perdersi per le vie di Malta. Cazzo, dai, spostati da qua, va. Così, amici. Allora, Sipur, la città è veramente mignon. C'è una parte che ti fa camminare fino al faro che è a pagamento. Ragazzi, non venite alla Valletta, andate soltanto al mare e basta. Cioè, praticamente per entrare in sta parte qua che ti fa arrivare fino al faro in fondo bisogna pagare. Sono 22 euro a testa, neanche troppo. Comunque, se non avete intenzione di andare ai musei e cazzate varie, penso che la Valletta nel giro di 2 ore ve la girate bene tutta senza nessunissimo problema. Alla Valletta c'è abbastanza puzza, mi avevano detto che era abbastanza sporca come città, infatti anche il mare in riva dove ci sono le rocce non è un granché. L'acqua sembra molto bella, ma guardate là che bella porcheria. Ragazzi, venite tutti alla Valletta, un posto incredibile. Comunque il bello di Malta non è la capitale, che penso sia la cosa peggiore da vedere, ma il mare nei prossimi giorni e le serate gratis. Allora stiamo lasciando la Valletta perché vabbè è veramente stramignon da vedere, la vedete in
un'ora se siete veloci. E quindi, dato che alla Valletta non torniamo più, abbiamo preso già il souvenir 4,50 €. Sì, lo so, costa abbastanza, però vabbè, io il portachiavi lo prendo in tutti i posti in cui vado, quindi ci sta. Comunque qui controllano i biglietti a tutti, mi raccomando non fate i furbi, anche perché non lo potete fare, oppure pagate dentro. Comunque una particolarità di Malta è che nella storia, che non vi sto a raccontare perché è lunghissima, è stata una colonia dell'Inghilterra fino alla decolonizzazione dell'Inghilterra, quando appunto si è separata, è diventata proprio una repubblica indipendente. Ma appunto durante il periodo che era sotto l'Inghilterra, questa isola ha preso proprio le sue sembianze, diciamo, perché questo è uno dei pochissimi paesi dove si guida a sinistra. Infatti in Inghilterra c'è la guida nella corsia di sinistra. 1 hour later. Arrivati nel nostro hotel appartamento che lui tanto parlava male. Bellissimo. Cioè guardate la camera, è una hit, cioè tutto quanto in ordine, perfetto. Ma il bello è che questa roba qua è una roba condivisa con altra gente, perché qui c'è un'altra camera, lì c'è un'altra camera, qui c'è il bagno dove ho già deposto il mio uovo. L'unico scazzo è che ci sono le prese americane dappertutto. Io l'ho ordinata ieri, ma ovviamente io sono via, mi arriverà quando mi arriverà. Ma il prezzo è assurdo, perché tutto questo per 3 notti sono 70 € a testa, che non è niente, perché abbiamo la piscina che... devastante, veramente devastante qua. C'è uno spazio enorme, c'è gente che viene anche da fuori, la piscina costa 25 € al giorno, cioè è più conveniente farsi una notte qua. 3 hours later. Allora siamo a fare la spesa, perché dobbiamo fare in totale, perché parliamo tutto adesso, 3 colazioni, 4 pranzi e 3 cene, tutto ovviamente super abbondante perché abbiamo la panzona. Allora abbiamo preso l'equivalente di tipo 3 panini al giorno, che riempiremo con vari affettati e con pollo, pane per la colazione col burro di arachidi che è da qualche parte, qua i sughi per la pasta, 1,5 kg di pasta, l'acqua, il succo. Ci manca soltanto un succo, finora meno di 20 € a testa. Guardate che disastro di roba che abbiamo preso per 4 giorni anche. Ho dimenticato la spina per la corrente. Non venite a Malta. Buon, appena presa. Buon, perfetto, abbiamo diviso tutto sto listone qua della spesa che abbiamo fatto. Io ho speso 23 € e Diego ne ha spesi 20. Ah sì, è vero, prima che mi dimentico, ho lasciato la macchina in aeroporto, 10 € a testa. Signori, ci vediamo domani con la parte più bella di questo video, Blue Lagoon. Allora, appena preso i biglietti, sono 15 € a testa, andata e ritorno, più o meno 45 minuti di viaggio. Adesso me lo strappa, a posto. Siamo arrivati a Blue Lagoon, cioè più che altro è l'isola di Comino questa. Poi c'è una spiaggia in particolare che si chiama Blue Lagoon. Si può anche fare un giro di tutta quanta l'isola, che ha un diametro di 3,5 km. Potete andare dove volete gratuitamente. Comunque mettetevi le scarpe o scarpe da scoglio, perché qui è tremendo. Guardate che figata di acqua adesso che è uscito il sole. Qui ci sono i cessi. Oh, sti ananas super esotici. Allora, se volete l'ananas con dentro soltanto frutta, 3 €. Mentre se volete un drink analcolico, 8 €, alcolico 10 €. La ricarica, dopo che lo finite, costa metà prezzo. Dopo si prende il mojito, ragazzi, guardate. Allora stiamo circumnavigando un po' quest'isoletta, perché ci sono diverse spiagge che non sono tutte quante uguali, perché alcune ti danno l'ombrellone e lo sdraio in totale a 15 €, altre ci sono degli scorci liberi e dai, stiamo vedendo un po' dove andare. Comunque l'acqua è spettacolare ovunque. Occhio dove vi mettete nelle spiagge libere, perché ci sono un sacco di navi, battelli, kayak, vaporetti che attraccano e bisogna sempre togliersi. Non è vero che puoi andare solo in quella a pagamento, però comunque devi avere la fortuna di andare in posti, anzi magari la bravura cercarli dove non attraccano le navi. Bene, penso il posto meglio in cui stare sia dove attracca la nave che ti porta qui, perché questa è proprio la vera Blue Lagoon, dove è tutto quanto super azzurro qui. Anche se comunque qui c'è il disastro di gente, è il posto che gratis è meglio qui.
Bellissima, acqua devastante, qui non c'è nessunissima barriera corallina, c'è qualche piccolo pesciolino, ce ne sono alcuni anche di medie dimensioni, ce ne sono alcuni che ho trovato che scavano per terra, hanno ritrovato addirittura quasi lo scheletro di un pesce tutto quanto spiaccicato. Pesci pochi, però l'acqua veramente è una piscina, è spettacolare. Adesso mangiamo qualcosa, abbiamo i panini che ci siamo fatti ieri sera, spendendo un cazzo, spendiamo più o meno 5,50 € al giorno, compreso di colazione, pranzo, cena e merenda. Devastante. È arrivata una medusa a trovarci. Dimmi Fabio. Consiglio velocissimo, se avete intenzione di venire a Blue Lagoon, venite alla mattina, non venite al pomeriggio, perché uno è pieno di gente, due Pieno di meduse. Sempre ste cazzo di meduse. sì, poi comunque il pomeriggio c'è un disastro di barche, mattina presto è l'orario migliore. Apre il traghetto dalle 8, venite alle 8 se possibile. Buon, dopo questa giornata a Blue Lagoon torniamo a Malta, nella nostra piscinetta. Siamo in piscina! O comunque siamo abbastanza stanchi, ci siamo superissimamente abbronzati oggi. Ci vediamo domani. Signori, buongiorno e benvenuti nella nostra cucina trap. Infatti, come vedete, non serve andare al ristorante quando si è al mare perché costa un sacco, ma basta un po' di ingegno e aver voglia di fare la mattina. Ho fatto il costo di ogni panino che facciamo costa praticamente meno di €1. Comunque è assurdo qui. Abbiamo scroccato della crema solare da metterci dai nostri vicini di appartamento. La meta di oggi è il villaggio di pescatori e poi St. Peter's Pool. I baracchini qua sono ad altezza di me Fabio. Allora, per arrivare qui prendete dei pullman, quelli che volete, perché ce ne sono il disastro, basta guardare su Maps, dalla Valletta oppure zone vicine. Vi fa arrivare proprio davanti il villaggio dei pescatori e qui vi proveranno a vendere un sacco di escursioni per andare dove stiamo andando noi a piedi, che sono 2,5 km a piedi, ma ce li facciamo volentieri, alla piscina di St. Peter's Pool. Fatto. Allora, pro e contro. Pro è comunque una bella altezza, una bella acqua là sotto lì soltanto per fare i tuffi. Però i contro sono che, allora, dato che abbiamo visto delle navi che vengono qui a scaricare la gente, perché si può venire qui dal villaggio dei pescatori e costa tipo 10 € soltanto un giro, e tutto quanto il petrolio, tutto quanto la benzina la scaricano in acqua e la senti comunque respirando, toccandola anche soltanto, anche sul corpo. Oh, mi sono distrutto l'orecchio, sarà con lo sbalzo di pressione, ho un male all'orecchio terrificante. Venite perché i tuffi sono devastanti. A few moments later. Ragazzi, sta vacanza sta succedendo di tutto. Cosa sta succedendo? Allora, abbiamo chiesto della crema solare della gente, ci hanno regalato una bottiglia di vino perché hanno detto che non se ne fanno niente. O comunque quel pomeriggio si riempie di meduse e di gente. Venite presto alla mattina, più presto venite meglio è, perché non c'è gente che rompe le palle e non ci sono meduse. Buon, siamo in pullman, stiamo tornando al villaggio turistico, se si chiama così. Comunque altra Monster, 2 €. Vabbè, questa non c'entra con il viaggio, però sapete che faccio la collezione. Però comunque da aggiungere al listino prezzi. Buonissima, devastante, tipo mirtilli. 3 hours later. È da quando siamo arrivati comunque che ci continuiamo a chiedere una cosa. Tutte le persone che lavorano qua sono... Ogni lavoro che fanno. Sì, ogni persona. Intanto non c'è un maltese, non c'è una persona, diciamo, occidentale come noi che lavora. Tutti quelli che lavorano sono o indiani o filippini o Bangla. Sono tutti così. Ragazzi, follia, è follia. Perché siete qua? Vorrei sapere proprio il perché. Scrivetemi nei commenti perché, se lo sapete. 6 hours later. Signori, buonasera, siamo a Pazzeville. Venite, fiore, venite. La zona della movida della festa è un disastro. Allora, tutte le discoteche sono gratis, i drink che io non bevo costano pochissimo e boh, enjoy, venite C'è un casino, fiori. Pazzeville. Sono più o meno le 3, stiamo tornando a casa da Pazzeville, perché non si dice Paceville ma Pazzeville, sì lo so, è un po' strano. Grazie, una follia. Molto folle, però è meglio d'estate. Au.
Signori, buongiorno, ultimo giorno, anzi ultime ore a Malta. Oggi giornata relax, chiamiamolo resort, sì, comunque è una figata perché non costa niente. Abbiamo il campo da beach qua dove abbiamo giocato ieri, anche se non ho ripreso niente, sti cazzi, ci siamo divertiti un sacco. Tutta quanta la piscina con il bar dove si balla, fanno il barbecue lì ogni tanto, qui c'è la palestra, là dietro ci sono tutte quante le case. Veramente è stato, penso, la scelta migliore che potessi fare, e il signorino lì non era per niente fiducioso delle mie scelte. Ragazzi, siamo... Comunque ragazzi, i nostri 4 giorni a Malta sono andati, facciamo un piccolo recap. Ragazzi, allora, l'acqua... Una follia per noi è stata. Allora, è stata una follia, voi non vedrete tutto quello che noi abbiamo vissuto La perché... maggior parte di quello che è successo non si può mettere. Cioè, non si può mettere su YouTube e quindi di conseguenza non è stato registrato. Però questi 4 giorni a Malta sono stati una follia, è successo di tutto, ci siamo divertiti un casino e soprattutto ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, sono riuscito a stare sotto il mio budget di 200 euro senza farmi mancare nulla. Il cibo tipico, Fabio, non l'hai provato, è vero, però comunque cazzo c'è il tipico qua a Malta? Non c'è niente. Malta comunque è una bellissima isola, un po' cara, però comunque il mare merita molto. Comunque anche qui a ottobre si sta da Dio, qui è ancora piena estate, non pensate che faccia freddo perché qui ci sono 27 gradi adesso. Ovviamente per vederla tutta basterebbe circa tra una settimana e 2 settimane minimo. Noi abbiamo fatto 4 giorni perché è il tempo che riuscivamo. Mi raccomando, social, Instagram, TikTok. Quindi un saluto, baci, abbracci Beh, fiori. e spuaci. Ciao.